Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video. Oggi volevo parlarvi dei matrimoni in Giappone, come si fanno, cosa si fa, come ci si comporta, cosa non sbagliare. Io sono Sebastiano Serafini e se siete nuovi su questo canale iscrivetevi, mi raccomando, lasciate un messaggio, un mi piace se vi piace questo video. Continuerò ogni giorno alle 2 a uploadare nuovi video sul Giappone e spero che vi possano interessare. Oggi volevo parlarvi, come vi ho detto, dei matrimoni in Giappone. Dovete sapere che i matrimoni in Giappone si possono svolgere o nei santuari oppure si possono anche svolgere nelle chiese come noi un po' più occidentali. Però sulla carta sembrano tutte uguali, ma in realtà ci sono un sacco di differenze. Per esempio in Italia secondo me si invitano più persone, mentre in Giappone comunque se siete stati invitati a un matrimonio è veramente un privilegio per gli amici più intimi, perché di solito si invita qualche collega di lavoro, il boss e vabbè i parenti stretti e poi soltanto gli amici più cari. Quindi se siete stati invitati a un matrimonio, bene, vuol dire che qualcuno vi vuole bene per quello che mi ha invitato. Tuttavia essere invitati a un matrimonio in Giappone può essere un po' costoso. Comunque iniziamo dal passo numero 1. Allora, se siete stati invitati al matrimonio vuol dire che vi arriverà un invito. Su questo invito ci sono questi due kanji. Uno sta per ok, andrò al matrimonio, questo, e l'altro invece non andrò al matrimonio. Quindi voi selezionerete praticamente se volete andare al matrimonio questo, se invece non andate al matrimonio questo. Tra l'altro c'è un go scritto davanti a queste due parole che sarebbe la forma diciamo onorifica. Voi dovete cancellare il go e poi selezionare vabbè, facciamo l'opzione andiamo al matrimonio. In ogni caso in tutti e due i casi dovete rimandare questo invito con la vostra risposta a chi ve l'ha mandato. Di solito l'invito vi arriva con anche una cartolina, una card che potete imbucare con la vostra risposta. Accettate l'invito? Non accettate l'invito? Mi raccomando, fatelo sapere a chi vi ha invitato, è molto importante. Va bene, cosa ci si mette a un matrimonio giapponese? Beh, non so se è così anche in Italia, però in Giappone è molto importante non indossare bianco. Non mettetevi bianco se andate a un matrimonio in Giappone. Se siete donne non potete mettere gonne troppo corte, fare vedere troppe cose, perché insomma non siamo alla piazza del mercato, siamo al matrimonio. Comunque è una celebrazione abbastanza formale, un pochino, quindi vedete di essere presentabili, non indossate accessori magari troppo vistosi e siate, beh insomma, una cosa normale, siate decenti. Comunque una cosa importante che va portata al matrimonio, voi vi chiederete cosa devo portare in regalo? Posso portare il formaggio parmigiano? Sto registrando, vero? Credo di sì. Devo portare il formaggio parmigiano? Porto una pentola? Porto un mattarello? Va bene? No, in Giappone si deve dare soldi! Soldi. È anche un po' complicato quanti soldi dare, come portarli, dove metterli. Dovete metterli in queste specie di buste che trovate ai commini. Prendete quelle colorate con qualcuno di questi tre kanji. 1, 2, 3, che sono tutti kanji di auguri, insomma. E mettete dentro i soldi. Non dovete mai dare 20.000 yen, 40.000 yen o 60.000 yen perché porta male, perché è un numero pari, quindi è divisibile per 2 e quindi è come se auguraste alla coppia di lasciarsi presto, quindi non volete fare questo errore. Quindi il consiglio che vi do io è, beh, non è che è un consiglio, è un po' la tradizione vuole che gli amici di solito danno sui 30.000 yen, che sono sui 300 euro per andare a un matrimonio. Invece se siete amici più stretti o volete fare un regalo particolare, cosa mi potete anche dare 500. Di solito i parenti danno 500. Se siete colleghi vanno benissimo 300 euro. Se invece siete il boss dovete dare almeno 50.000, perché non volete dare la stessa, non volete fare quelli col braccino corto, volete dare una cifra insomma più grosse insomma rispetto ai colleghi, visto che siete di rango superiore. E poi i genitori di solito danno più soldi. Questo perché comunque ci sono due motivi secondo me per questo. Uno è che comunque farsi matrimoni in Giappone costa comunque almeno 10.000 euro minimo, per un matrimonio anche un po' cheap costa comunque 10.000 euro. Secondo perché comunque le case in Giappone potrebbero essere un po' piccole, quindi se tutti iniziano a regalarti padelle, praticamente finiti tutti gli invitati non ti muovi più di casa e ti trasformi in un hikikomori. Komori sarebbero quelli che si chiudono in casa, hanno la casa piena di cose e non escono mai di casa, non buttano neanche via la spazzatura. Magari su quello farò un video a parte. E vabbè, quindi solitamente immagino che se siete in Giappone sarete amici degli sposi, quindi darete sui 30.000. Se siete magari in alcune regioni come in Hokkaido o Okinawa potete anche cavarvela con Ichima yen, quindi 100 euro, perché là è un po' meno usato dare così tanti soldi, però dipende un po'. Se siete a Tokyo sicuramente 30.000 è il minimo, se no fate brutta figura. Bene, allora cosa è importante quando finiscono i matrimoni, perché non lo capisco mai. Allora voi praticamente avrete la cerimonia del matrimonio, dopodiché avrete questa serata diciamo in cui e voi pensate vabbè si mangia e si balla. No, si mangia e si ascoltano discorsi strappamudande di tutta la gente, tutti che piangono, tutti, anche se non capite voi piangete nel dubbio. E niente, poi quando vedete che gli sposi sono scomparsi e vedete la gente che inizia a impacchettare e andarsene fuori dalle balle, avete capito che il matrimonio sta per finire. Quindi avete speso 300 euro, siete andati a sto matrimonio, almeno qualcosetta te lo danno in regalo? Sì, infatti sotto la vostra sedia gli sposi vi avranno fatto un
un bel regalino, che di solito sono degli asciugamani piuttosto che degli ornamenti per la casa, però vabbè, è sempre un piacere avere questi regalini. Quindi vabbè, prendete il vostro regalo e andatevene in pace. Amen. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video riguardatelo altre 5 volte, anche 10. E se volete iscrivervi a questo canale iscrivetevi. Io metto su ogni giorno cose sul Giappone. Ho un canale estremamente interactive, quindi voi potete lasciarmi dei messaggi qui sotto, dei commenti, e io magari è possibile che prenderò questi commenti per farci un bel video, perché ancora non so che cosa mi interessa. Quindi se me lo dite mi fate un piacere. Grazie mille che mi edita il video. Poi volevo fare questo piccolo annuncio, che io ho tanti follower comunque che mi seguono da fuori Italia, non parlano italiano. C'è anche qualcuno dall'Argentina, ho visto nei commenti. E quindi volevo chiedere se qualcuno di voi, buone anime, magari vi mettete in 7, fate le fantastiche 7 o i fantastici 7, e ogni giorno uno di voi a giorni alterni magari mi mette i sottotitoli in inglese. Magari ci mettiamo d'accordo su Facebook o qua nei commenti, qualcuno di voi che magari parla italiano e inglese, che me li mette, perché io veramente faccio un po' di fatica a mettere questi sottotitoli, perché ci metto delle ore. Se lo devo fare a tutti i video non riesco più a caricare tutti i giorni. Io voglio essere con voi tutti i giorni alle 2, quindi se qualcuno o conoscete qualcuno che mi può aiutare a mettere i sottotitoli, guardate, lo ringrazierei proprio tanto. Inoltre vorrei ringraziare chi mi edita questi video, Yari, che mi sta facendo tutti questi video bellissimi, anche perché non riuscirei a editarli tutti e devo dire che è veramente fantastico. E niente, volevo ringraziare tutti sempre per seguire e guardare questi video, e ci vediamo al prossimo allora. Ciao!